Bentornati, bentornati a Uno Mattina Estate. 100 anni fa a Torino nasceva un personaggio straordinario per tanti versi, controverso per tanti altri aspetti della sua vita professionale e umana, perché questo personaggio si racconta che fosse in grado di leggere attraverso libri chiusi, che facesse cose particolarissime al limite del miracolo. Non era un santo, si chiamava Gustavo Roll. A lui sono stati dedicati libri, studi, addirittura convegni. Un personaggio che però è permeato ancora oggi di mistero, non si è capito bene chi fosse e cosa facesse esattamente. Noi abbiamo in collegamento da Torino il professor Giovanni Sesia, primario di urologia all'ospedale Le Molinette di Torino, a cui do il benvenuto. Se ci sente, professore? Benissimo, Batta un sì, colpo, grazie. si potrebbe dire, dato l'argomento. Va bene. E abbiamo qui in studio la nostra Marina Como, che conoscete tutti, giornalista del TG1. Buongiorno Marina. Tu non sei stata amica di Gustavo Rollo, non lo hai conosciuto personalmente, a differenza del professor Sesia da Torino, ma hai conosciuto e hai intervistato tantissimi personaggi del mondo della cultura, dell'arte, dello sport, che hanno conosciuto Roll e che hanno avuto modo di vedere cose, fenomeni difficilmente spiegabili secondo i criteri della fisica, della chimica e di tutte le altre leggi che governano la natura che noi conosciamo. Ci vuoi raccontare qualche episodio in particolare? Sì, io sono amica soprattutto della persona che è stata più vicina a Gustavo Roll. Infatti nel libro Gustavo Roll di Renzo Allegri a questa persona che si chiama Giuditta Miscioscia e che è una persona buonissima che si occupa di volontariato, ma è molto schiva. Lei potrebbe raccontare episodi a non finire, però preferisce, date le cose che racconta, che sono così straordinarie, che insomma ha C'è pudore anche un altro quasi libro di Mariano Tomatis, Realtà o Leggenda, no? Sì. Ti faccio un esempio. Giuditta Miscioscia mi ha raccontato che una volta è tornata a casa e sono andati a pranzo con Roll e altre persone, mentre stavano a tavola lei era tutta entusiasta e ha detto: ah, ho visto un bellissimo film, Mary Poppins, e a un certo punto il tavolo si sollevava e questi cantavano, una scena molto allegra, era molto divertente. E Roll disse: beh, non c'è niente di straordinario, se volete alzarvi da tavola, uno immagina alzarsi da tavola che ti alzi. Invece si è sollevata la tavola e si sono trovati tutti vicino al soffitto. Questa cosa si è ripetuta una volta, dice che discutevano se ci fosse polvere o no sul soffitto. A un certo punto Roll ha detto: andiamo a guardare, il tavolo si è sollevato e si sono trovati lì. Però lei dice: sì, io racconto queste cose, per questo preferisce a volte non farsi vedere, non so come mi giudicano. E invece ci sono queste testimonianze di cui ti volevo parlare un momento. Per esempio il generale de Gaulle ha conosciuto bene Roll. E Roll gli ha rivelato delle cose che soltanto il generale de Gaulle poteva sapere. A un certo punto, incuriosito da questo fatto, un ministro di de Gaulle ha detto: vorrei incontrare anch'io Roll. E de Gaulle gli ha detto: no, mi dispiace, non te lo permetto, perché tu sai delle cose, dei segreti di Stato così importanti che non vorrei che Roll riuscisse nel pensiero. a carpirteli. Io volevo chiedere una cosa, se mi consenti, al professor Sesia. Professore, io confesso il mio scetticismo. Lei è un uomo di scienza. Come fa a coniugare il positivismo che dovrebbe caratterizzare un uomo di scienza, che dovrebbe credere solamente alla manifestazione di ciò che vede, con la figura di Roll, con quello che lei ritiene che Roll facesse che violasse le leggi della fisica? Ma io penso che non sia facile coniugarlo. Io faccio il medico e quindi lavoro su cose che passano sotto le mie mani, faccio il chirurgo, quindi uso il coltello e taglio. Tutto questo riguarda la mia vita professionale. Quello che invece è la vita al di fuori della professione mi ha permesso di conoscere Roll, di avere un'amicizia con lui che è durata oltre 20 anni e di vedere delle cose veramente straordinarie. Se posso dire il motivo per cui ho conosciuto Roll: il medico curante di una persona che si chiama Nino De Sanctis, il medico, mi ha raccontato un episodio di una signora che era da Gustavo Roll una sera, si passa la mano nei capelli, Roll gli dice ripeti il gesto, lei lo ripete e Roll gli dice: devi farti vedere il seno. La signora dice: non ci penso nemmeno, sono stato dal ginecologo poche settimane fa, allora non c'era l'ecografia.
tutto andava bene. Roll dice insisto, il giorno dopo, era domenica, viene aperta un istituto radiologico privato. Questa signora, ormai si può dire perché è mancata tanti anni, era la moglie del presidente dello Sporting Club di Torino, tumore maligno bilaterale del seno. La signora pochi mesi dopo se n'era andata. Questo episodio mi è stato confermato pochi anni fa dalla figlia della signora, quindi è un episodio che mi aveva molto stupito, e da allora ho pensato che Roll fosse una persona che meritava di essere conosciuta. Gli ho scritto e insomma ci siamo poi incontrati, e da allora è nata questa Professore, lei ha un amicizia. quadro con sé, vero? Sì, si può Lo vedere. può mostrare? Sì, se la regia lo passa. È un quadro, che quadro è? Un quadro di Chagall, che ecco, è un quadro che appariva sovente. Erano le cose più belle che Roll faceva, erano questi esperimenti di pittura. La procedura è complessa ed è descritta bene nel libro che Renzo Allegri ha scritto, nel secondo libro che Renzo Allegri ha scritto. Insomma, in brevissima, le persone presenti avevano dei fogli di carta Fabriano che venivano piegati in un certo modo, in modo che ci fossero 8 pieghe, uno dentro l'altro, tutti li buttavano sul tavolo, a caso, con una casualità veniva scelto prima l'argomento e poi l'autore, in questo caso era apparso Chagall, e poi veniva scelta la persona che doveva mettere in tasca questo foglio, e dopodiché Roll si faceva portare dei pennelli, dipingeva nell'aria così un pochino, qualche minuto, e poi alla fine diceva è fatto, e compariva, tutte le volte almeno che ho visto questi esperimenti, compariva questo dipinto nella tasca della persona che l'aveva scelto. Quasi sempre obbligava a distruggere questi reperti, qualche volta permetteva di consegnarlo. Quello che avete visto è appunto un omaggio a Chagall che è comparso durante un esperimento. Penso che Ceronetti abbia un'altra copia di questo quadro. Guido Ceronetti. Non l'avrei presentato se non fosse che ho letto poi anni dopo che un giornalista, se posso far vedere qui la fotocopia, che si chiama Bazzoli, ha detto che aveva assistito a un esperimento a molto simile, ma per così, come con lo scetticismo che giustamente lei dice devono avere, e che ho avuto anch'io, sempre sovente ho avuto dei dubbi su queste cose, si era portato dal giornale un foglio, e lo descrive sulla rivista Oggi nel 78 di febbraio, l'articolo è lì, e dice che si era messo lui in tasca dal giornale, si era portato un foglio analogo, sapeva già quale foglio doveva essere portato, e quando Roll gli ha dato il foglio e ha detto lo mette in tasca, invece l'ha fatto scivolare per terra. Il quadro è ugualmente comparso nella sua tasca, cioè sul foglio che lui si era portato da casa. Professore, io la ringrazio. Volevo chiedere a Marina Como, io devo fare l'avvocato del diavolo ovviamente, insomma anche Giuca Scasella fa cose simili, Marina. Ma non a distanza. Ti faccio un esempio. Maria José, che era molto amica di Roll, ha raccontato che un giorno aveva perso una spilla molto, molto importante, perché non solo per il valore, ma affettivo, storico, eccetera, eccetera. Era disperata e dopo le ricerche dovunque telefonò a Roll. E Roll le disse non gliel'hanno rubata, non l'ha persa, dice provi a guardare nel cassetto, eccetera, eccetera, ha indicato il cassetto del mobile, perché è rimasta incastrata sotto un foulard. E Maria José era in Svizzera, Roll era a Torino, e Maria José ha trovato questa spilla nel cassetto, e Federico Fellini ha trovato l'agenda con i numeri preziosissimi per lui che aveva perso, e solo Roll è riuscita a fargliela ritrovare. Il mistero intorno alla figura di Roll continua. Non volevamo certo come dire, avere la pretesa di risolvere noi un caso che è aperto da quando è nato probabilmente Roll 100 anni fa a Torino. Io ringrazio il professor Sesia che era con noi in collegamento da Torino, e la nostra Marina Como, e passo la linea a Sonia Gray. A tra poco.